Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili in molte lingue. Puoi attivarli dalle impostazioni del video. E se vuoi seguire il testo, trovi il link al PDF nella descrizione. Iniziamo. Ciao Bob, cosa fai oggi? Ciao Alice, mi sto semplicemente rilassando a casa. E tu? Anch'io mi sto rilassando. Mi piace parlare delle nostre attività preferite. Hai un passatempo preferito? Sì, ce l'ho. Mi piace giocare a calcio con i miei amici. È molto divertente e un buon esercizio. È fantastico. A me piace leggere libri e a volte disegnare. Leggere mi fa sentire calma. Leggere è un bel hobby. A volte leggo racconti brevi quando ho tempo libero. Che tipo di libri ti piacciono? Mi piacciono le storie di avventura e le favole. Sono emozionanti e piene di immaginazione. Mi piace anche disegnare semplici immagini della natura. La natura è bellissima. Mi piace passare del tempo all'aperto quando gioco a calcio. Spesso giochiamo nel parco. Giocare nel parco è molto bello. Il calcio è uno sport di squadra, giusto? È divertente giocare con gli amici. Sì, lo è. Corriamo, calciamo la palla e ridiamo insieme. Mi rende felice. Quanto spesso leggi? Leggo ogni giorno, di solito la sera. Mi siedo nella mia poltrona comoda e mi godo un buon libro. A volte leggo per un'ora o più. È una buona abitudine. Leggere ogni giorno ti aiuta a imparare nuove parole e idee. Sì, è vero. Vado anche in biblioteca nei fine settimana per scegliere nuovi libri. Adoro l'atmosfera tranquilla lì. Le biblioteche sono posti meravigliosi. A me piace andarci per leggere e a volte per studiare. Disegni mai nel tuo tempo libero? Sì, disegno piccoli schizzi di alberi, fiori e animali. Uso matite colorate e acquerelli. È molto rilassante. Disegnare sembra creativo e divertente. Ho visto alcuni dei tuoi disegni. Sono molto belli. Grazie, Bob. Mi piace mostrare la mia arte ai miei amici. Cosa ti piace di più del giocare a calcio? Mi piace l'emozione del gioco. Quando segno un gol, mi sento molto felice. Mi piace anche correre e l'aria fresca. L'aria fresca è importante. Quando leggo all'aperto, mi sento calma e rilassata. Giochi a calcio ogni settimana? Sì, gioco il sabato e a volte la domenica. Ci incontriamo al parco al mattino. È un buon modo per trascorrere il fine settimana. A volte vado a fare una passeggiata nel parco nei fine settimana. È bello vedere gli alberi e il cielo. Camminare è un ottimo passatempo anche. È semplice e fa bene alla salute. Hai una squadra di calcio preferita? Ogni tanto mi piace guardare il calcio in TV. La mia squadra preferita è gli Eagles. Giocano molto bene. È bello. Piaccio anche io agli Eagles. Le loro partite sono sempre emozionanti. Sì, mi piace l'emozione di guardare le partite, anche se non gioco sempre. Bob, giochi a calcio con una squadra? Sì, gioco con una squadra locale chiamata Lions. Ci alleniamo ogni settimana e giochiamo partite amichevoli. Sembra divertente. Mi piacciono gli sport di squadra perché sono sociali e amichevoli. Esattamente. Giocare con gli amici rende il gioco più piacevole. Ridiamo e ci sosteniamo a vicenda. Anche io mi sento così quando leggo e discuto di libri con i miei amici. A volte abbiamo un piccolo club del libro. Un club del libro è un'ottima idea. È bello condividere idee sulle storie e imparare gli uni dagli altri.
Sì, mi piace sentire le opinioni dei miei amici. Rende la lettura ancora più interessante. Giochi mai a calcio da solo? A volte mi alleno da solo, calcio la palla contro un muro e faccio esercizi. Mi aiuta a migliorare le mie abilità. È una buona pratica. A volte mi esercito nel disegno facendo schizzi di forme e oggetti semplici a casa. Allenarsi da solo può essere molto utile. Ti rende migliore nel tuo hobby. Sono d'accordo. Che si tratti di leggere, disegnare o giocare a calcio, l'esercizio ti fa imparare e crescere. Alice, pensi che i tuoi hobby ti aiutino a rilassarti? Sì, moltissimo. Quando leggo o disegno, dimentico le mie preoccupazioni. È come una piccola fuga. Anche io mi sento così quando gioco a calcio. Correre e giocare all'aria aperta mi fa sentire libero e felice. Gli hobby sono importanti per il nostro tempo libero. Rendono le nostre giornate più interessanti. Sì, lo sono. Anche a me piace ascoltare musica e a volte cucinare pasti semplici. E tu? Adoro ascoltare musica mentre leggo o disegno. La musica soft mi fa sentire calma. È bello. La musica è anche un buon passatempo. Può cambiare il tuo umore e farti sorridere. A volte guardo un cortometraggio o un cartone animato dopo aver letto. È un modo divertente per rilassarsi. Guardare un film è un buon modo per passare il tempo libero. È divertente e a volte comico. Bob, pensi che i tuoi amici amino gli stessi passatempi? Alcuni dei miei amici amano il calcio, ma altri preferiscono attività diverse. È bello avere hobby diversi. Sì, sono d'accordo. La mia amica Lisa ama ballare e Tom ama giocare ai videogiochi. Ognuno ha i propri interessi. È vero, hobby diversi rendono il nostro gruppo interessante. Possiamo condividere molte idee e esperienze. Mi piace conoscere i passatempi dei miei amici. A volte mi danno nuove idee per il mio tempo libero. Esattamente. Ho imparato alcuni trucchi di cucina da un amico che ama cucinare. È divertente provare cose nuove. Mi sento ispirata quando vedo i miei amici disegnare o leggere un nuovo libro. Mi fa venire voglia di migliorare le mie abilità. Gli hobby sono un modo per esprimere noi stessi e per essere creativi. Sì, lo sono. Sono molto felice che possiamo parlare dei nostri passatempi. Mi fa apprezzarli di più. Anche io sono felice, Alice. Condividere i nostri hobby è un buon modo per imparare e avvicinarci come amici. Magari possiamo pianificare un giorno per fare i nostri hobby insieme. Ad esempio, puoi mostrarmi alcuni esercizi di calcio e io ti posso insegnare alcune tecniche di disegno. È un'ottima idea. Mi piacerebbe imparare alcune nuove tecniche di disegno da te e tu puoi provare a calciare un pallone con me. Sì, sarà divertente condividere le nostre abilità. Possiamo anche fare un piccolo picnic dopo il nostro allenamento. Un picnic suona meraviglioso. Possiamo portare degli snack e goderci il parco. Mi piace molto questo piano. Bob, pensi che gli hobby siano importanti per i giovani? Sì, lo penso. Gli hobby aiutano i giovani a imparare nuove abilità, fare amicizie e rilassarsi. Sono importanti per una vita equilibrata. Sono d'accordo. Quando leggo o disegno, sento di imparare e crescere. Gli hobby rendono anche il nostro tempo libero piacevole. Esattamente. Ci danno qualcosa di divertente da fare e ci aiutano a essere creativi. Penso che ogni giovane dovrebbe avere un hobby. Rende la vita più interessante. Sì, gli hobby sono come piccole avventure.
ci aiutano a esplorare nuove idee e a esprimerci. Sono molto felice che possiamo parlare dei nostri hobby oggi. Mi fa apprezzare ancora di più le mie attività. Anche io mi sento così, Bob. Grazie per aver condiviso con me la tua passione per il calcio. Mi piace conoscere i tuoi passatempi. Grazie, Alice, per avermi parlato della tua lettura e del tuo disegno. Ammiro la tua creatività. Magari la prossima settimana possiamo incontrarci al parco. Posso provare a giocare a calcio con te e tu puoi mostrarmi alcuni dei tuoi esercizi preferiti. Sembra un piano divertente. Porterò il mio pallone e tu puoi portare i tuoi materiali da disegno se vuoi. Sì, mi piacerebbe molto. Possiamo anche schizzare alcune scene del parco dopo la partita. Non vedo l'ora. Sarà una bella giornata con amici, sport e arte. Anch'io, Bob. Sono entusiasta di provare qualcosa di nuovo e di passare del tempo con te. Alice, puoi dirmi di più su perché ti piace leggere? Certo, Bob. Mi piace leggere perché mi porta in mondi diversi. In un libro posso essere un eroe, viaggiare nello spazio o vivere in una terra magica. È molto emozionante. Sembra meraviglioso. Mi piace che leggere ti aiuti a usare la tua immaginazione. A volte leggo un libro e poi immagino la mia storia. È divertente pensare a nuove idee. Sì, esattamente. Imparo anche nuove parole e fatti quando leggo. Mi rende più intelligente. E per quanto riguarda il disegno, perché ti piace questo hobby? Mi piace disegnare perché mi permette di essere creativo. Quando disegno, posso creare le mie immagini del mondo come lo vedo. Uso colori e forme per esprimere i miei sentimenti. Questo è molto bello. Penso che l'arte sia un ottimo modo per mostrare chi sei. A volte mi sento molto felice quando finisco un disegno. È come un piccolo traguardo. Mi sento così anche quando segno un gol nel calcio o quando mi alleno e miglioro. Gli hobby ci danno un senso di realizzazione. Sì, lo fanno. Ci aiutano a imparare e ci fanno anche sentire bene con noi stessi. Pensi che continuerai a leggere e disegnare in futuro? Sì, ho intenzione di leggere molti più libri e provare nuovi stili artistici. Voglio migliorare le mie abilità e magari anche seguire un corso. È una buona idea. Anche io voglio sapere di più sul calcio. Magari un giorno entrerò in una squadra per principianti. Sarebbe fantastico, provare cose nuove ci aiuta a crescere. Sono molto felice che possiamo condividere i nostri hobby. Rende la nostra amicizia più forte. Anche io mi sento così, Bob. Grazie per aver parlato con me oggi dei nostri passatempi preferiti. È sempre bello condividere idee con un amico. Grazie, Alice. Ho molto apprezzato la nostra conversazione. È importante avere tempo per rilassarsi e parlare di ciò che amiamo. Sì, e spero che possiamo incontrarci di nuovo presto per esercitarci insieme. Non vedo l'ora, Alice. Fino ad allora, continua a leggere e disegnare, e io continuerò a giocare a calcio. Possiamo imparare tanto dai nostri hobby e gli uni dagli altri. Assolutamente. A presto, Bob. Buona giornata. A presto, Alice, abbi cura di te. Ciao. Ciao. Ciao, come stai? Dopo la festa, ho detto ciao a tutti. Ciao è una parola comune in Italia. Rilassando, rilassando, Sto rilassando sul divano. rilassando la mente aiuta a ridurre lo stress. Mi piace rilassando con un buon libro.
Passatempo. Passatempo. Il passatempo è importante per rilassarsi. Leggere è un buon passatempo. Qual è il tuo passatempo preferito? Giocare. Giocare. I bambini amano giocare. È divertente giocare con gli amici. Posso giocare dopo i compiti? Divertente. Divertente. Il film è molto divertente. I giochi al parco sono divertenti. Lei racconta storie divertenti. Esercizio. Esercizio. L'esercizio è importante per la salute. Faccio un esercizio ogni mattina. L'insegnante ci ha dato un esercizio difficile. Leggere. Leggere. Mi piace leggere libri. Posso leggere in giardino. Domenica voglio leggere un romanzo. Calma. Calma. La calma è importante per meditare. Dopo la tempesta c'era una grande calma. Cerco sempre di mantenere la calma in situazioni difficili. Racconti. Racconti. I racconti sono brevi storie. Mi piacciono i racconti della nonna. I racconti possono essere inventati o veri. Avventura. Avventura. L'avventura è emozionante. Abbiamo vissuto un'avventura indimenticabile. L'avventura inizia solo quando sei pronto a partire. Immaginazione. Immaginazione. L'immaginazione è potente. Usa la tua immaginazione per creare storie. L'immaginazione ci porta in posti lontani. Creativo. Creativo. L'artista è molto creativo. Il suo approccio è sempre creativo. Hanno bisogno di idee più creativo. Abilità. Abilità. L'abilità è importante per il lavoro. Ha una grande abilità nel disegno. Dobbiamo migliorare la nostra abilità di comunicazione. Realizzazione. Realizzazione. La realizzazione del progetto è importante. La realizzazione di un sogno richiede impegno. La realizzazione della nuova legge sarà a breve. Interessante. Interessante. Il libro è molto interessante. La conferenza sarà interessante per tutti. Ho trovato un film interessante da guardare. Esprimere. Esprimere. È importante sapere esprimere i propri sentimenti. Puoi esprimere la tua opinione in modo chiaro. L'artista riesce a esprimere emozioni profonde. Crescere. Crescere. I bambini amano crescere. Le piante iniziano a crescere in primavera. Voglio crescere come persona. Amicizia. Amicizia. L'amicizia è molto importante. Ho un'amicizia speciale con lei. L'amicizia può superare le difficoltà. Atmosfera. Atmosfera. L'atmosfera è importante per la vita sulla Terra. L'atmosfera cambia con le stagioni. Ci sono molti gas nell'atmosfera. Tecniche. Tecniche. Le tecniche di insegnamento sono importanti.
Studiamo diverse tecniche per migliorare le abilità. Le tecniche possono variare a seconda del soggetto. Cosa piace a Bob quando gioca a calcio? Qual è l'hobby preferito di Alice? Cosa significa rilassarsi? Qual è il significato di hobby? Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.